Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Oggi per un attimo abbandoniamo quello che è il mondo delle slot cars visto dalla parte tecnica, ovvero non parleremo di vetture, non parleremo di tecnica, non parleremo di meccanica, non parleremo di officina, ma andremo ad affrontare uno degli argomenti di cui spesso parlo nelle mie mail con chi segue il canale, ovvero come fare per potersi allenare anche a casa e magari come montare una pista seppur piccola se non si ha a disposizione un ambiente particolarmente grande. Avevo affrontato questo argomento già qualche tempo fa perché infatti volevo spiegarvi come andare a dioramare il vostro tracciato casalingo. Poi ho abbandonato per un po' l'idea, infatti come avete visto i video nella playlist non sono andati avanti, ma ci stiamo ritornando. Questo perché? Perché anch'io ho avuto l'esigenza o la necessità di andare a crearmi un piccolo circuito anche un po' più da velocità rispetto a quello che ho già, che però è un po' più rivolto al mondo rally, e quindi quale occasione migliore per andare a creare un piccolo tutorial, un tutorial che riguarda che cosa? Riguarda il come andare ad installare una pista casalinga appesa a un muro. Sì, perché mi sono scervellato durante questi mesi, ho creato diversi progetti su carta di piste appese, basculanti, costruite con ponti, doppi soffitti, appese al muro, insomma ho fatto veramente tantissime simulazioni. Alla fine mi sono reso conto che il progetto più abbordabile, meno dispendioso, più sicuro e sicuramente dal risultato più convincente è una pista appesa al muro. Sì, beh, direte voi, in che senso appesa al muro? Una pista attaccata al muro che si ribalta nel centro della stanza e ci dà la possibilità di poterci divertire o allenare con le nostre slot car. Infatti, come vedete sul tavolo di Slot Car Tech non ci sono le solite macchine, non ci sono i soliti componenti o accessori, ma un po' di ferramenta che mi servirà per la gestione di questo progetto. E allora ragazzi, cosa ne dite se iniziamo insieme questo progetto? Prima chiaramente di andare a decidere il progetto della nostra pista dovremo anche capire su quale parete andare a fissare le nostre tavole. Io ho deciso di utilizzare questa parete che è larga circa 3,20 m dove potrò posizionare una tavola della larghezza di 3 metri. Sono stato leggermente più stretto rispetto alla dimensione del muro perché così avrò la certezza di muovermi un po' più liberamente e poi quando andrò a montare la pista avrò anche un piccolo margine di tolleranza. Un'altra misura che dovrete sicuramente tenere in considerazione è la dimensione in estensione della vostra pista. Sì, perché nel momento in cui la pista verrà ribaltata verso il centro della stanza, questa andrà chiaramente ad occupare un certo spazio e voi dovrete essere sicuri che entro quella dimensione non andrete ad incappare in nessun oggetto che possa precludervi l'apertura della pista. La terza cosa da tenere ben presente è anche l'installazione o meno di accessori sul muro. Come vedete sopra la mia testa c'è un applique per cui io non potrò spingermi così tanto in alto. In più ho deciso di montare il mio tracciato a circa 50-60 cm d'altezza per cui lo spazio effettivamente a mia disposizione è rimasto 1,20 m. 1,20 m potrebbe sembrare anche poco, ma ragazzi vedrete che il tracciato sarà decisamente interessante. In più ho utilizzato, ma questo poi lo vedremo bene in seguito, anche un incrocio per cui in questi 3 metri per 1,20 m di larghezza ho ottenuto un circuito di circa 27 metri di sviluppo totale. Per fare il mio progetto infatti ho utilizzato anche un software che vi consiglio di utilizzare, Ultimate Racer 3 nella sua versione demo o gratuita, che vi permette di disegnare il circuito e quindi di progettare la vostra pista prima che questa venga effettivamente creata. La potrete fare con i pezzi di pista che decidete di utilizzare. Io personalmente vi consiglio Polycar e poi vi spiegherò bene anche il motivo di questa scelta, però Ultimate Racer 3 ha già a disposizione tutte le marche con tutti i pezzi di pista oggi sul mercato. Direi che le basi del progetto sono state sistemate, abbiamo scelto l'ubicazione del tracciato, abbiamo scelto la parete dove questo andrà ad essere posizionato, per cui non ci rimane che vedere i materiali che utilizzeremo e poi andremo ad iniziare insieme la costruzione della pista. Chiaramente, come tutti i progetti che si rispettano, avremo bisogno di una serie di materiali. Andiamo a vedere insieme quello di cui abbiamo la necessità
necessità, quello che ho acquistato per il mio progetto, in modo da avere tutto perfettamente chiaro, avere tutto perfettamente a portata di mano ed iniziare quindi con la nostra costruzione. Ci serviranno quindi delle cerniere che ci permetteranno di ribaltare la nostra pista rispetto al piano di appoggio, un cavistello che ci darà la possibilità di fermare la nostra pista una volta richiusa quando l'avremo posizionata rivolta verso il muro, delle staffe a L in acciaio in modo da poter fissare le nostre gambe della pista una volta che questa verrà aperta e ribaltata verso il centro della stanza, e anche per dare la possibilità di fissare il piano della pista o comunque la base di appoggio per il ribaltamento della pista stessa, un sacchettino di viti vari che ci darà la possibilità di fissare i vari componenti l'uno con l'altro, una serie di listelli che poi vedremo bene dove andare ad applicare. Ci serviranno questi per andare a gestire tutta l'intera struttura della nostra pista, e poi chiaramente le immancabili tavole per poter andare a costruire il nostro tracciato. In questo caso io ho utilizzato delle tavole lamellari in legno di Paolonia. Questo legno è un legno un po' particolare perché ha una resistenza decisamente elevata ma un peso assolutamente contenuto, quindi avrete la possibilità di costruire il vostro circuito senza preoccuparvi troppo del peso che andrete a gestire. Le tavole che ho utilizzato sono state due di due diverse dimensioni, una lunga 2 metri e una più piccolina lunga solo 1 metro, per andare a realizzare la mia lunghezza massima di 3 metri. Ho infatti anche voluto tenere conto in questa fase del trasporto sulle vostre vetture. Ho proprio voluto ricreare una situazione tipo, quindi una tavola da 2 metri e un'altra da 1 metro. Andiamo a ricreare la nostra tavola da 3 metri andandole a fissare insieme. Molto bene, questa sarà la base sulla quale andremo ad appoggiare la nostra pista. In pratica su questa setta andremo a posizionare le nostre cerniere che ci permetteranno di ribaltare tutto il tavolone. Come vedete questa non arriva esattamente alle due estremità del muro, è leggermente più piccola, io l'ho presa da 2 metri, non mi interessa che sia effettivamente lunga come la parete o come la pista, l'importante è che sia una solida base di appoggio. Chiaramente lascerò 50 cm per parte in modo tale da centrare questa tavola rispetto alla pista e alla parete. Queste due assette invece un po' più piccole rispetto a quella precedente mi serviranno per andare a creare la schiena della mia pista. La mia intenzione è quella di andare a richiudere anche nella parte superiore tutto il tavolato. In questo modo andrò a preservare il mio circuito dall'eventuale polvere. Vi spiegherò poi meglio che cosa intendo. Queste mi serviranno anche per andare a fissare la tavola che mi permette il ribaltamento di tutto il tavolato della pista ad una certa altezza da terra. Come vi dicevo ho scelto 50-60 cm e adesso andrò a valutare con i miei 120 cm dell'estensione della pista in larghezza. Andrò a tassellare questa setta direttamente al muro in modo da creare una base solida, una schiena ferma, in modo anche da rendere il tutto decisamente sicuro. E qui andiamo a trovare la prima problematica, perché se io vado ad avvicinare la setta per andarla poi a tassellare al muro, come vedete c'è lo zoccolino del pavimento che mi va in pratica a creare un vuoto tra la setta e il muro stesso. È vero che io potrei andare a premere contro la setta e a schiacciarla contro il muro, intanto poi ci saranno i tasselli che me la tengono in pratica fissata, però io vorrei creare un qualche cosa il più preciso possibile, per cui andrò a misurare l'altezza dello zoccoletto, andrò a creare un intaglio, un incavo, in modo tale da riuscire a far avanzare questa spalletta fin contro il muro. In questo modo sarà perfettamente adiacente al muro stesso e una volta tassellata sono sicuro che non si muoverà più.
Abbiamo fatto il primo taglio, come vedete sono andato a sagomare in base al mio zoccolino, in modo tale adesso da andare a poter posizionare questo pezzettino di legno decisamente molto più a contatto con tutta la superficie del muro. Proviamo subito a vedere se il taglio è stato eseguito in modo corretto. È venuto tutto nel modo perfetto, infatti adesso posso tranquillamente andare a fissare al muro questa setta, avendo così anche sistemato l'ingombro dello zoccolino. Per dare poi un appoggio stabile alla setta che mi va a permettere il ribaltamento del mio tracciato, ma anche me lo va a sorreggere, andrò ad affiancare quest'altro paletto di sezione decisamente più grande. Abbiamo detto all'inizio che voglio andare a sollevare la mia pista rispetto al pavimento di 60 cm, per cui anche questo paletto dovrà essere misurato di un'altezza di 60 cm e poi lo andremo ad unire con quest'altro listello. Abbiamo così fatto i nostri due pezzi di legno, adesso vado ad assemblarli assieme, quindi utilizzerò un paio di viti per poterli fissare l'uno con l'altro, ma prima ricordatevi sempre di fare un foro con il trapano, con una punta da legno. In questo modo non andrete a far esplodere, passatemi il termine, il legno quando andrete ad avvitare la vite. Fatto anche questo passaggio, andremo a fissare questo listello al muro con gli appositi tasselli, ma prima andiamo ad assemblare queste due parti. Ed eccoci pronti quindi a posizionare questo pezzo che sarà la nostra gamba di supporto della setta sul listello. Per farlo in modo corretto io utilizzo la mia piccola bolla e la utilizzo come squadra, quindi l'appoggio al pavimento che è perfettamente dritto e andrò così ad appoggiare entrambi i listelli alla mia bolla. In questo modo sono sicuro che le due superfici saranno praticamente planari. Mi raccomando, andate a mettere il listello di appoggio nella parte dove avevate prima fatto lo scasso per lo zoccolino, così quando appoggerete il tutto contro la parete sarà perfetto. Una volta trovata la giusta posizione di questo paletto su quest'altra setta, vi consiglio di fermare il tutto con dei pezzettini di nastro. In questo modo sarete sicuri che durante le prossime operazioni, ovvero quelle di andare a fissare le viti che andranno ad assemblare i due componenti, queste due assette di legno non andranno a muoversi. E abbiamo così creato i nostri due listelli che ci serviranno appunto per la schiena della pista. Adesso ci basterà semplicemente andarli a posizionare alla giusta distanza sia da una parte che dall'altra e poi andarli a tassellare al muro per renderli solidali con esso e iniziare così la costruzione della ribaltina. Come vedete il pezzo che abbiamo costruito è praticamente formato da questi due listelli, ce n'è un primo che abbiamo sagomato leggermente più sottile dell'altro e poi un secondo che abbiamo unito con il primo mediante due viti che ci servirà come base d'appoggio per la nostra assetta. Prendiamo le misure e continuiamo con il lavoro. Vado adesso a decidere l'altezza in cui io voglio andare a posizionare le mie viti per il fissaggio sul muro. Nella parte alta la metterò abbastanza in alto, a 10 cm dalla sua sommità. In questo modo avrò la sicurezza che con la staffa ad L non si imbarcherà il legno. Nella parte bassa invece non avrò bisogno di una misura standard, io mi faccio aiutare dalla mia squadra in metallo per avere un segno preciso. Utilizzando poi i segni che avevo fatto precedentemente sul muro mediante lo scotch, andrò a posizionare il mio listello perfettamente dritto rispetto alla parete. E con l'ausilio di alcuni pezzettini di scotch andrò così a fissarlo in modo che questo non vada a muoversi durante l'esecuzione del foro. Prima di procedere con il fissaggio definitivo ho voluto provare a posizionare il listello sulla parete per vedere poi l'effetto desiderato. Quando avrete trovato la sistemazione giusta per le vostre esigenze, allora potrete andarlo a staccare dal muro, praticare dapprima i fori nel legno e poi aiutarvi con una punta per andare a segnare il punto preciso dove andare a forare anche la parete. Mi raccomando di utilizzare uno spessore quando andrete a forare la setta per evitare chiaramente di andare a forare anche il pavimento, perché in questo caso ci serve un foro passante. Noi infatti dovremo creare un buco in questa parte e anche nell'altra parte segnata sulla setta in modo tale da far passare la nostra vite e andare così a far presa direttamente sul tassello all'interno della parete.
Ora andremo a riposizionare esattamente le nostre assette come prima sul muro, le fisseremo con lo scotch di carta facendo attenzione a metterle nuovamente dritte rispetto ai due segnetti che ci eravamo prefissati e poi con la punta del trapano, però questa volta da muro, andremo così a segnare i due punti dove andremo a fare i fori. E come vedete abbiamo esattamente il segno sul muro. Arrivati a questo punto possiamo andare a posizionare i nostri due listelli, faremo passare la vite e andremo a verificare che questa vada esattamente a combaciare con il tassello nel muro. La prima è stata messa, adesso andiamo a fare la stessa cosa anche con la seconda. Iniziamo ad avvitare a mano per vedere che i due fori corrispondano e poi proseguiremo con l'ausilio dell'avvitatore elettrico. Per verificare che poi tutto sia stato messo in modo perfetto possiamo avvicinare la nostra bolla d'aria e verificare se la squadra è stata mantenuta. Come vedete abbiamo fissato i due listelli al muro, sono ben saldi. Il passo successivo sarà quello di fissare l'assetta che ci darà la possibilità di far basculare la nostra pista. Prima però dovremo andare a tagliare 3 pezzettini di un altro listello della misura di 60 cm. Questi ci serviranno come gambe e supporto di appoggio per questa assetta, in modo che tutto il carico della pista, una volta che questa venga ribaltata o anche semplicemente posizionata a muro, sia distribuito in modo uguale su tutta la lunghezza e la larghezza della setta stessa. Mi raccomando di non commettere l'errore di segnare già tutte e tre le gambe della misura di 60 cm perché dovete sempre tener conto della larghezza del taglio, ovvero una volta che voi andrete a posizionare la vostra setta sul banco da taglio, con la sega andrete a dividere le due parti. Chiaramente ci saranno quei pochi millimetri che andranno a perdersi, per cui se voi faceste già tutti e tre i segni arrivereste ad avere 3 gambe con misura completamente diversa. Procediamo quindi nel fare il primo segno, tagliamo la gamba, successivamente secondo segno, altro taglio e così via per tutte e 3 le gambe di sostegno. Come sempre, per verificare che il taglio sia stato eseguito nel modo corretto, andiamo anche a verificare l'altezza delle gambe. Come vedete sono perfettamente similari a quelle che già avevamo utilizzato nelle assette contro il muro. Queste gambe ci serviranno praticamente nella parte frontale della nostra assetta. Andremo così a posizionare la nostra assetta in questo modo, tanto per avere una misura di dove siano già le gambe posteriori e poi andremo a segnare dove andranno le gambe anteriori. Con l'utilizzo del metro vado a rimettere la seta ai 50 cm di distanza dal muro laterale, vado con la matita a segnare dove sono le 2 spallette della schiena e poi così potrò andare a dividere le 3 gambe in modo corretto. Per posizionare in modo corretto la prima gamba mi basterà semplicemente prendere la distanza che c'è tra i 2 listelli fissati al muro e segnare esattamente il centro. In questo caso io ho una distanza di 175 cm, per cui andrò a segnare 87,5 cm il nostro centro. E qui verrà posizionata appunto la prima gamba. A questo punto dovrò semplicemente andare a scegliere una misura partendo dal centro della mia setta, rivolta prima da un lato e poi dall'altra. In questo modo andrò a posizionare in modo corretto entrambe le gambe. Le altre 2 gambe le posizionerò all'estremità di questa setta. È vero che ho già un appoggio nella parte posteriore, però tutto il peso della mia pista sarà chiaramente nella parte anteriore, dove ci saranno le ribaltine, per cui preferisco spostarmi il più possibile verso l'esterno in modo da uniformare in modo perfetto tutto il peso. E questo sarà quindi lo schema che utilizzerò per andare a posizionare questa assetta. Chiaramente per farlo non mi accontento delle singole viti tra legno e legno, ma utilizzerò delle staffe ad L per rinforzare tutta la struttura.
Anche in questo caso, per posizionare la staffa in modo corretto sulla gamba che abbiamo appena tagliato, ci servirà un qualche cosa per fare la squadra. Io utilizzo sempre la mia bolla, in questo caso la posiziono in questo modo sulla setta e poi vado ad appoggiare la mia staffa, così sono sicuro che i due componenti saranno perfettamente dritti. A questo punto andrò a segnare i miei due fori che intendo andare a fare sulla gamba e poi andrò come sempre dapprima a fare un preforo con la punta da legno e poi ad inserire la vite per il fissaggio. Posizionate le staffe sulle nostre gambe, andremo a ripetere esattamente la stessa operazione anche sulla setta. In questo caso andremo così a segnare i punti di fissaggio sulla setta, procederemo dapprima con la punta del trapano per andare a creare il piccolo foro e poi andremo a posizionare la vite. Mi aiuto con l'altra gamba per segnare in squadra perfetta i fori sulla setta. Come vedete abbiamo posizionato tutte e tre le gambe, non ci rimane che ribaltare la nostra setta e andarla a fissare sui due listelli al muro. Anche in questo caso il foro con il trapano leggermente più lungo perché metteremo una vite un po' più lunga e poi appunto andremo ad avvitare la setta con la gamba che avevamo già fissato al listello a muro. Ed ecco qui il supporto sul quale andremo a fissare la nostra pista a muro. Creata così la struttura è arrivato anche il momento di pensare al tavolone che reggerà tutta la pista. Bene, se vi ricordate all'inizio vi ho detto che non ho preso una tavola unica 3 metri per 1,20 m. Questo per alcuni motivi. Prima di tutto chiaramente per la difficoltà nel trasportarlo dal negozio di bricolage fino a casa, ma poi anche per un secondo motivo, ovvero avendo una tavola larga 1,20 m avrei trovato decisamente molta difficoltà sia per andarla a fissare contro il muro sia anche per poi andare a costruire il mio tracciato. E quindi le due tavole larghe ciascuna 60 cm vengono in questo caso molto utili proprio per gestire tutte queste situazioni. Inizierò così a fissare lo scheletro che poi andrà a comporre la tavola unica 3 metri per 120, fissando però all'inizio soltanto due tavole, 1 metro più 2 metri, della larghezza di 60 cm. Una volta fatto anche questo passaggio sarò pronto a fissare questo primo pezzettino di tavolo alla mia struttura. Anche in questo caso per gestire il supporto, diciamo lo scheletrato del mio tavolone, mi sono appoggiato a dei listelli in abete. Ne avrò uno leggermente più largo che mi servirà per unire le due tavole nella loro dimensione in lunghezza e poi avrò queste leggermente più piccole nella loro sezione laterale che mi serviranno invece per andare ad unire le tavole nella loro lunghezza. Non mi serviranno effettivamente tutte, però per fare un bel lavoro che sia anche graficamente appagante, visto che poi alla fine questa pista sarà sempre e comunque a vista, ho deciso di utilizzare anche altri listelli solo ed esclusivamente a livello estetico per abbellire un po' il tutto e renderlo, diciamo, il più uniforme possibile. Questo sarà il punto di giunzione tra le due tavole. Per fare un buon lavoro chiaramente utilizzeremo sempre il nostro supporto per riuscire ad andare ad allineare perfettamente le due tavole in questo modo e poi metteremo questa tavola di fissaggio sul bordo. In questo modo avremo così una tavola unica unita da questo listello che sarà perfettamente solida. Per fare un ottimo lavoro dovremo però andare ad avvitare le viti nella parte sottostante, quindi dalla nostra tavola verso la nostra setta. In questo modo la setta, che sarà la parte diciamo esterna di tutto il nostro tavolo, non avrà i punti delle viti e sarà tutto molto più bello anche alla vista. Ho posizionato il listello al di sotto della tavola e adesso vado a verificare che tutto sia perfettamente in bolla. Poi potrò così iniziare a praticare i primi fori e andare a fissare listello e tavola assieme. Questi fori andremo a farli ad una distanza di circa 25 cm l'uno dall'altro. Il primo foro chiaramente verrà fatto ad una distanza più ravvicinata e noi lo faremo a 2 cm. Poi proseguiremo con i fori distanziati 25 cm. Sapendo che il listello è largo 4,5 cm, avremo anche così la possibilità di andare a forare quasi nel centro.
Noi ci sposteremo di 2 cm dal bordo, in questo modo foreremo a 2 cm sull'assetta. Facciamo poi lo svaso per la testa della vite ed infine andremo a posizionare la nostra vite. Andiamo così a controllare che tutto sia perfetto e possiamo procedere con tutte le altre viti dei due pannelli. Al momento abbiamo fissato soltanto la parte esterna delle due tavole, però come vedete in questa divisione, se io vado a sollevare, le due tavole sono ancora divise, quindi andremo a posizionare una seconda tavola al di sotto delle due in modo tale da fissarla insieme ad entrambe e rendere così i due pezzi solidali l'uno con l'altro. Le tavole sono state unite, adesso dobbiamo andare a posizionare le cerniere che ci permetteranno appunto di fare balzare la nostra pista verso il centro della stanza. Per farlo io ho utilizzato due classiche cerniere, le vado a posizionare una al centro in corrispondenza della gamba di sostegno, le altre due ai lati in corrispondenza delle gambe che sono però state tassellate al muro. Così facendo tutto è molto più sicuro. Per trovare la collocazione giusta della cerniera, lì dovrete fare qualche prova per capire anche cosa vorrete ottenere una volta che la pista sarà chiusa. Io in questo caso andrò a posizionare la mia cerniera nella parte esterna, per cui mi basterà semplicemente far scendere la cerniera in questo modo, andare a cercare l'angolo retto a 90 gradi e poi segnare con una matita i due punti da forare e successivamente andare a fissare la cerniera su questa assetta. Nella parte anteriore utilizzerò una vite un po' più grande, un po' più lunga. Nella parte posteriore invece mi accontenterò di utilizzare una vite leggermente più piccola perché, se vi ricordate, c'è la staffa L che va a bloccarci la discesa della vite. Una volta posizionata la cerniera, verificate sempre che questa sia ben salda al supporto dove l'avete avvitata. Per fissare le cerniere al tavolo che andrà ad essere ribaltato, ho posizionato il tavolo sul supporto, dopodiché lo avvicinerò alle cerniere, andrò a segnare il punto esatto dove ogni cerniera dovrà essere collocata sul tavolo stesso, lo segnerò e poi con il trapano andrò a praticare un piccolo foro. Dopodiché andremo per tutte e tre le cerniere a inserire la vite. Adesso finalmente possiamo iniziare a costruire la nostra pista. Partiamo chiaramente dal progetto che abbiamo fatto prima con Ultimate Racer. È una cosa molto importante avere il progetto perché, come vedete, non possiamo avere il tavolone già completo, ma dobbiamo partire da circa metà pista. Quindi dovremo iniziare a sviluppare e a montare la nostra pista nella parte più rivolta verso il muro, poi andremo ad inserire anche la seconda tavola e potremo così completarla. Senza un progetto reale da seguire non sapremo quali pezzi montare, ma soprattutto dove montarli, e andremo decisamente a casaccio, con il rischio che poi alla fine ci troviamo o con la pista che non riesce a rimanere all'interno dello spazio che ci eravamo prefissati di utilizzare, oppure peggio ancora andremo a sprecare parecchio dello spazio che invece abbiamo costruito per ospitare il nostro tracciato. Un consiglio che vi posso dare al posto di andarvi a creare dei cavalletti è quello di pensare come sostegni a dei semplici cavalletti trepiedi da macchina fotografica. Qui vedete ne ho uno, l'ho comprato online per pochi euro e fa egregiamente il suo lavoro, ovvero mi va a sostenere la pista quando questa è completamente aperta, si richiude con estrema facilità e diventa estremamente piccolo e facile da stoccare.
All'inizio vi ho detto che vi consigliavo come tipologia di tracciato Polycar. Perché questo? Perché chiaramente ha dei pezzettini che si possono incastrare lateralmente a ogni pezzo di pista slot che andrete a montare e con estrema facilità riuscirete quindi a fissare la pista al vostro tavolone. Dovete infatti pensare che questo, essendo un tracciato che andrete a ribaltare di 90 gradi verso il muro, dovrà essere ben saldo alla tavola che avete utilizzato per costruire il tutto. Con Polycar possiamo andare a sfruttare gli attacchi laterali, quelli che vengono utilizzati normalmente per costruire tracciati a 4, 6, 8, 10 corsie, praticando un piccolo forellino ed inserendoci poi all'interno una vite. In questo modo il nostro circuito sarà ben saldo alla tavola, ma in qualsiasi momento saremo sempre e comunque in grado di poterlo togliere. E poi, cosa assolutamente non da poco, non dovremo forare direttamente i pezzi di pista, quindi andremo ad evitare che i singoli pezzi di pista possano in qualche modo andarsi ad imbarcare. Di Polycar utilizzeremo anche un altro praticissimo accessorio che ci permette di congiungere tutti i pezzi della pista in modo da creare un unico grande circuito omogeneo e praticamente inamovibile. Vi faccio vedere nel dettaglio quelli che saranno i pezzettini che andremo ad utilizzare. Vedete che lateralmente sui pezzi Polycar abbiamo questi fori. Qui andranno ad essere inseriti, nel caso di rettilini, questi pezzi che hanno una doppia stanghetta ad indicare appunto che vanno nei rettilinei, o diversamente questi altri pezzettini che hanno invece un cerchio ad indicare che vanno inseriti nelle curve. Come vedete, questi pezzi si incastrano perfettamente lateralmente al nostro pezzo di pista che andremo ad installare. Faremo un forellino su questo pezzettino e poi andremo a fissare questo, e quindi il nostro pezzo di pista, direttamente con una vite. Ma non è finita qua, perché infatti tra ogni pezzo di pista potremo andare ad inserire anche quest'altro pratico supporto. Lo metteremo qui in questo modo, che come vedete va a legare i due pezzi di pista assieme. Questa è sicuramente un'ottima cosa, vista anche la tipologia del tracciato, che deve essere continuamente aperto e richiuso a nostro piacimento. Il tracciato sta pian piano prendendo forma. Pezzo dopo pezzo sto iniziando a costruire tutta la mia pista e, come avevo già visto dal progetto, sono arrivato al punto in cui devo andare a gestire la parte sopraelevata. Sì, perché per ottimizzare al meglio tutti gli spazi ho creato la mia pista su 2 livelli, quindi avrò in un certo punto il passaggio di una traccia al di sotto dell'altra. Vi faccio così vedere che cosa ho pensato di fare per alzare la mia parte di tracciato. In questa zona infatti dovremo andare a gestire i nostri 2 livelli. Ci sarà una parte sopraelevata in questo lungo rettilineo vicino al muro, poi il tornante a rientrare verso la discesa, dove ci sarà questa successione di curve. Nella parte estremamente più sopraelevata, quella praticamente in piano, andrò ad utilizzare delle tavolette di legno alte 10 cm e le fisserò al tavolo mediante delle staffe ad L. Per andare a ricreare invece la parte in discesa utilizzerò 2 piccoli listelli dell'altezza di 4 cm che andrò a collocare verso la fine della discesa, quando saremo arrivati quasi nuovamente sul piano, e poi per andare a chiudere la parte che effettivamente si troverà sopraelevata utilizzerò del polistirolo espanso o dell'XPS. In questo modo potrò andare anche a contenere i pesi. Queste sono le mie alzate, ce ne sono di più piccole e di più grandi. Sono andato a posizionare una staffa ad L in questo modo e adesso andrò pian pianino a sollevare tutta la mia pista per iniziare appunto a creare la parte sopraelevata. Come vedete, le tavolette che ho utilizzato per alzare la pista sporgono leggermente, circa 2 cm, nella parte centrale del tracciato. In questo modo potrò andare a fissare la pista sulle tavolette mediante gli appositi ganci di Polycar. E questo è il risultato che ho ottenuto andando ad intagliare i fogli di XPS. Come vedete, ho praticamente coperto la zona sopraelevata. Lascio ancora da completare questa parte perché prima dovrò capire dove passa il circuito al di sotto di questa parte sopraelevata. Arrivati a questo punto potrò andare a montare le altre 2 tavole, quelle che mi mancano per arrivare alla larghezza di 1,20 m,
posso andare a completare il tracciato e capire così quale sarà effettivamente l'ingombro del mio progetto. Solo successivamente andrò a fare i ritocchi che mi servono per abbellire il tracciato e renderlo così funzionante al 100%. Come vedete, alla fine tutto il tracciato si è chiuso in modo perfetto, quindi le assette che ero andato ad inserire per fare la parte sopraelevata sono state messe nei punti giusti e hanno permesso di poter riuscire a completare tutto il mio circuito. Arrivati a questo punto, un semplice alimentatore collegato direttamente al circuito mi darà la possibilità di dare corrente a tutto il mio tracciato. Corrente a 12 volt, pulsante inserito nella spina e direi che sia arrivato il momento di verificare tutto quello che abbiamo fatto. Manca sicuramente ancora qualche rifinitura, mancano i bordi, ma come avete visto qualche giro lo abbiamo fatto. E allora adesso pian piano potremo iniziare anche ad abbellire il nostro tracciato, però per l'intanto qualche giro lo abbiamo già potuto fare. E questa dunque ragazzi è la pista praticamente finita. Come vedete a muro occupa veramente pochissimo spazio. L'ho installata nella mia stanza dedicata alla palestra, vi faccio adesso vedere anche con un'inquadratura un po' diversa da questa frontale lo spazio che effettivamente sono andato ad occupare. Direi che tutto il progetto è perfettamente riuscito. Come vedete infatti lo spazio occupato è veramente minimo, al di sotto della pista riescono a trovare il loro giusto spazio tutti gli attrezzi che utilizzo nelle sessioni di allenamento e in più mi dà la possibilità di potermi allenare e di poter provare le mie slot car in tutti i momenti in cui lo desidero fare. Mi basterà infatti semplicemente ribaltare il mio tavolone che vedete a muro per poter avere a disposizione il mio tracciato. Spero insomma di avervi dato con questo video un'idea per poter costruire il vostro circuito preferito anche laddove magari non esiste lo spazio, perché capisco che magari in garage o in cantina sia decisamente più semplice poter costruire una pista seppur piccola, mentre chi vive in un appartamento e ha a disposizione solo le stanze della propria casa la cosa diventa un po' più complicata, ma con questo sistema possiamo facilmente trovare una giusta soluzione. Ragazzi, come sempre, se avete trovato interessante quello che avete visto nel video, mi raccomando, mettete un like e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e magari datemi anche qualche suggerimento per migliorare questo progetto. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.